Benvenuto settembre! Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò finalmente come ho realizzato questo cardigan all'uncinetto, anche se forse è meglio definirlo giacchino all'uncinetto, super facile e veloce, alla portata di tutto, soprattutto dei principianti all'ascolto, e poi è facilmente adattabile a tutti, nel senso che puoi realizzarlo sia per un uomo, sia per una donna che per un bimbo o bimba. È un capo all'uncinetto che ho pensato per le mezze stagioni, infatti ha una composizione acrilica. Ho utilizzato per una taglia S 3 gomitoli da 100 grammi di cotton cake, per la precisione 570 metri di cotton cake, e poi ho utilizzato altri 100 grammi all'incirca di summer cotton, questo che vedete nella variante panna, per riuscire a completare tutto il progetto. Uncinetto di lavorazione numero 4,5. Poi non occorre altro se non qualche bottone se vuoi personalizzare il progetto. Potresti aggiungere 3-4 bottoni o potresti aggiungerne anche uno qui al centro per chiudere il tuo capo. Come notate, per gusto personale scelgo di lasciarlo così perché mi piace tantissimo così. Non amo molto i cardigan che si chiudono, poi già ne ho fatto uno ad inizio anno e quindi va bene così. Anzi, a tal proposito, se vuoi chiudere il tuo cardigan e aggiungere i bottoncini, potresti prendere ispirazione da questo progetto, quindi da questo tutorial. Te lo lascio sotto questo video. Spero che questo progetto ti piaccia, spero proverai a replicarlo. Ovviamente puoi utilizzare qualsiasi filato tu desideri, che sia un filato estivo o un filato invernale. Mi raccomando, se realizzi per la prima volta un cardigan seguendo questo tutorial o impari a farlo grazie a Momi, cioè grazie a me, taggami nei tuoi contenuti social, mi fa tantissimo piacere. A questo punto ti lascio direttamente al tutorial, quindi sigla! Innanzitutto piccolissima introduzione giusto per dirvi quali misure prendere e come suddividere i punti per realizzare un cardigan super facile e veloce a prova davvero di principiante. Come notate, il mio sprone è quadrato. Ho scelto di farlo quadrato perché è il metodo più semplice rispetto ad uno sprone rettangolare e tondo. Quindi intanto partiamo da qui. Quali misure andare a prendere per realizzare una maglia o un cardigan in questo caso, visto che abbiamo la parte davanti del nostro capo aperta? Non esiste una misura ben definita da prendere, però in ogni caso capisco benissimo che i principianti vogliono comunque una linea guida. Quella che seguo io è semplicemente la circonferenza della mia testa. Prendo come riferimento quella misura proprio come farei per una maglia, un maglioncino all'uncinetto. La circonferenza della mia testa è 55 cm, però per questo progetto ho avviato semplicemente 60 cm di catenelle perché non ho fatto alcun calcolo. Questa misura va bene sia per un uomo che per una donna, quindi anche in caso di taglia per un bimbo o una bimba seguite lo stesso criterio. Per esempio, vi faccio un esempio: circonferenza testa di un bimbo o bimba di 2 anni si aggira intorno ai 49 cm, arrivate a 49 cm di catenelle e poi via via andate avanti come faremo con le righe di andata e di ritorno, a punto basso, a punto alto o a mezzo punto, punti molto basic. Una volta fatto questo dobbiamo suddividere le nostre catenelle. In caso di uno sprone quadrato suddivideremo i punti per 4. Solo nel caso di un cardigan aperto sulla parte davanti suddividerò le mie catenelle in 3 parti uguali, mentre la parte davanti andrà ulteriormente suddivisa per 2. Nel mio caso ho avviato un totale di 88 catenelle. 88 diviso 4 fa 22, per cui io avrò 22 punti su un lato, 22 punti sull'altro lato, questa corrisponde alla parte dietro del mio cardigan, 22 punti sull'altro lato che corrisponde alla zona della spalla, in entrambi i casi ovviamente, e poi i 22 sulla parte davanti. In caso del cardigan, come vi dicevo prima, bisognerà suddividere ulteriormente i punti per 2, per cui avrò 11 punti qui e 11 punti qui, per un totale di 22. Voglio farti un altro esempio, per esempio V 60 catenelle. 60 catenelle diviso 4 fa 15, quindi avrai 15 punti per ciascun lato. Se stai realizzando un maglione top down con sprone quadrato, questi 15 punti per ciascun lato dei 4
4 vanno più che bene. In caso del cardigan però dovresti aggiungere una catenella in più, quindi 61 catenelle totali. Perché? Perché sì, sui 3 lati, spalle, dietro avrai 15 catenelle, ma non potrai suddividere le 15 catenelle della parte davanti in quanto numero dispari. Quindi aggiungendo una catenella in più, 16, potrai suddividere la parte davanti in 8 punti da una parte e 8 punti dall'altra parte, per un totale di 16. Questa è l'unica eccezione per quanto riguarda il cardigan. Te lo dico in anticipo, in questo modo quando andrai ad avviare le tue 60 catenelle o un altro numero di catenelle ti ritroverai a questo punto, ovviamente dirai: e adesso come suddivido la parte davanti? Quindi te lo dico in anticipo per evitare che tu commetta l'errore dopo. Per cui prima di iniziare ad avviare le catenelle io vi suggerisco di prendere un foglio, una penna, fare questi calcolini che vi ho appena fatto io e poi procedere con la lavorazione all'uncinetto. Bastano soltanto 2 minuti, meglio spendere 2 minuti di tempo prima piuttosto che perdere tempo dopo a disfare il tutto. A questo punto, visto che vi ho spiegato velocemente come andare a suddividere le catenelle, possiamo partire con la pratica, quindi con l'avvio delle catenelle e con la suddivisione dei punti, perché come notate dobbiamo nello stesso tempo andare a realizzare 4 angoli, quindi gli aumenti, affinché il nostro sprone o comunque il nostro cardigan inizi a prendere forma, quantomeno la parte superiore. Se durante questa parte del video hai qualche dubbio o vorresti un ulteriore chiarimento, stoppa il video e scrivimi il commento, così so che la tua domanda si riferisce a questa parte del tutorial. Per questo progetto avvierò 60 cm di catenelle e nel mio caso corrispondono a 88 catenelle col filato che sto utilizzando e con l'uncinetto 4,5. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 88esima ed ultima catenella. Intanto aggiungo un'ulteriore catenella che mi occorre per ritornare indietro a punto alto. Sì, dai, iniziamo a punto alto. Quindi entro nella seconda catenella a partire dall'uncinetto e faccio il mio primo punto alto con i 2 punti bassi. E intanto vado a lavorare il primo punto di 11. 2, 3, 4, 'Poi faccio una catenella, dove poi andremo a lavorare l'aumento durante la seconda riga, prendiamo il filo senza saltare alcun punto, andiamo direttamente nella catenella successiva e vado a lavorare stavolta il primo punto di 22, che riguarda comunque la manica, per intenderci, la zona della spalla della manica. 2, 3, 4, 5, 21 e 22. Quindi seconda sequenza completata. Adesso facciamo una catenella di separazione e ripartiamo dalla catenella successiva. Le prime 22 catenelle centrali saranno la parte dietro del nostro cardigan aperto, quindi anche qui faremo, o comunque io farò, 22 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, parte dietro completata, per cui al momento ho 11 punti, 22,
22. Adesso lavorerò le ultime 22 catenelle da una parte, che sarebbero l'altra manica. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, perfetto, catenella di separazione e qui ovviamente avrò gli ultimi 11 punti. 1, 2, 3, 4, 5 e 11, perfetto. Terminata la prima riga si continua per la seconda, per cui lavoreremo tutti i punti che abbiamo avviato all'inizio e lavoreremo anche lo spazio della catenella. Qui faremo l'aumento, quindi faccio una catenella, giro il mio lavoro. Qui possiamo decidere se continuare a punto alto, se giocare un po' con i punti basici, quindi riga a punto basso e poi riprendiamo quella a punto alto, oppure mezzo punto. Insomma, possiamo sperimentare anche con i punti basici. Ormai lo sapete, su Instagram vi ho detto tutto. Se non mi segui su Instagram fallo, perché ti perdi un po' di situazioni che accadono dietro le quinte. Abbiamo deciso insieme di fare un progetto molto basic, finché tutte le principianti che mi seguono, siete tantissimi, possano realizzare per la prima volta un cardigan. Comunque dai, continuiamo a mezzo punto, continuo a mezzo punto, variamo con i punti basici. Il primo mezzo punto lo sostituisco sempre con i 2 punti bassi. Poi a partire dal punto successivo prendo sempre il filo, però anziché chiudere le prime 2 e poi le ultime 2, chiudo tutto insieme, le 3 asole, e questo è il mezzo punto. Quindi continuo così per i primi 11 punti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ora incontriamo la catenella. Qui andrò a lavorare un aumento costituito da un mezzo punto, una catenella e un mezzo punto. Ora qui per le taglie subito dopo la M, quindi L, XL, doppia X e tripla e così via, è consigliabile raddoppiare i punti, quindi 2, una catenella più 2 punti. Fatto l'aumento si continua per i 22 punti che abbiamo sulla prima manica. Ovviamente lo sottolineo, lo dico alle principianti soprattutto, aggiungendo un mezzo punto qui, quindi nella catenella di separazione, non ho più 11 punti ma ne ho 12, e di riga in riga da 12 passerò a 13, da 13 a 14 e così via. Lo stesso vale per gli altri lati del mio cardigan, mentre chi raddoppia, chi fa 2 punti, per ciascun lato aumenta di 2 punti, quindi piuttosto che 12 ne avrà 13, mentre sui 3 lati centrali aumenterò di 2 punti, uno a destra, uno a sinistra. Quindi continuo a mezzo punto, vado a lavorare i 22 punti nel frattempo. Ventuno e 22, ho di nuovo la catenella di separazione e qui lavoro il mio aumento, quindi un mezzo punto, faccio pure una catenella e un mezzo punto. Ultimo mezzo punto, incontro di nuovo la catenella di separazione e qui faccio l'aumento 1, catenella
e un mezzo punto sempre nello stesso spazio. Vado a lavorare l'ultimo gruppo di 22 punti. Un piccolo consiglio che non ti ho dato prima: puoi utilizzare dei marcapunti per andare a segnare i 4 angoli, così facilmente individuerai la catenella di separazione. Ok, sto per terminare la riga, quindi nell'ultima catenella vado a lavorare l'ultimo aumento, un punto, una catenella e un punto, e poi vado a lavorare gli 11 punti che mi rimangono. Ultimo punto, catenella, giro il mio lavoro, guarda come inizia a prendere forma il cardigan, comunque intanto lo sprone, ecco, questo poi sarà così. Ovviamente possiamo anche dare un taglio diverso alla parte davanti, nel senso possiamo fare uno scollo V, però quello è un altro discorso. Intanto partiamo da questo e poi si vedrà. Continuo per la riga numero 3, fatta la catenella già avevo girato il mio lavoro, cambiamo punto. Adesso passo al punto basso, così vi mostro che comunque possiamo lavorare anche il punto basso per la realizzazione di un cardigan con la tecnica del top down, non cambia nulla. Quindi vado semplicemente a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Vi ricordo che ho aumentato durante la seconda riga, quindi qui lavorerò 12 punti bassi. Dodicesimo punto. Ovviamente andando a lavorare l'aumento nella catenella di separazione, nella riga successiva ne lavorerò 13 perché aggiungo un punto basso qui. Se hai raddoppiato gli aumenti fai 2 punti bassi, non cambia nulla. Una catenella e un punto basso, sempre nello stesso spazio. Anche se stiamo utilizzando dei punti semplici, guardate che carina la trama. Però se vuoi sappi che le righe a punto alto le puoi ripetere finché non raggiungi le dimensioni che poi fra poco ti dirò. Io giusto voglio fare sì una cosa semplice ma giocare con i punti basici. Anzi, se fai solo righe a punto alto raggiungerai in fretta i centimetri che ti occorrono. Mentre in questo modo, lavorando il mezzo punto e il punto basso, diciamo che i tempi di lavorazione si allungano leggermente. Questa è l'unica differenza. Sui 3 lati centrali invece non aumentiamo di riga in riga di un punto ma di 2 punti, per cui adesso mi toccherà lavorare non più 22 punti ma 24, perché nella riga precedente ho aumentato un punto qui e un punto qui. Quindi ripeto, lo stesso vale per questo secondo lato e per questo terzo lato centrale rispetto ai 2 laterali. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23 e 24. Avete visto? Sono 24 punti. Quindi incontro la catenella, qui lavoro un punto basso, una catenella e un punto basso. Poi lavoro i miei 24 punti. 2, 3, 4, 5 e 24. Nella catenella faccio l'aumento, 1, catenella, un punto basso e ripeto per l'ultima volta. 2, 3, 4, 5, 23 e 24, aumento, un punto basso, una catenella, un punto basso, e adesso vado a lavorare gli ultimi 12 punti bassi. Ultimo punto
Quindi faccio una catenella, giro il mio lavoro, già con 3 righe ha più forma di prima, ma poi ovviamente sarà questo il risultato. Ovviamente adesso è piccino piccino, eccolo, poi inizierà a piegarsi in questo modo in 2. Ma dobbiamo andare avanti, siamo ancora piccolini piccolini. Per continuare basterà andare a ripetere la riga numero 1, 2 e 3. Se vi va potete anche sfalsare le righe, nella riga successiva fare la riga a mezzo punto e poi quella a punto alto e da lì ricominciare, oppure come farò io ripartire dalla riga numero 1, quindi un punto alto in ciascun punto sottostante e negli angoli l'aumento. Tredicesimo punto alto. Nella catenella, ovviamente è strettina perché ho lavorato i punti bassi, ma comunque si vede, vado a fare un punto alto, una catenella e un punto alto. Come notate non fa una piega. Io penso che tutto sia chiaro. Dobbiamo continuare in questo modo. Fino a quanto continuare? Finché non raggiungiamo il sottomanica. Non è detto che raggiungendo il sottomanica raggiungiamo anche la circonferenza seno o la circonferenza torace in caso di uomo o bimbi. Bene amiche ed amici, il mio cardigan comincia a prendere forma e credo anche il vostro. Ho fatto un totale di 18 righe alternando le prime 3 fatte insieme. Punto alto, mezzo punto e punto basso, raggiungendo così 18 cm. Quando raggiungiamo questi centimetri che in qualche modo corrispondono alla circonferenza del nostro braccio all'incirca, ecco, giusto per farvi capire, non è detto che i centimetri che andiamo a sviluppare sulla parte davanti sommati alla parte dietro corrispondano alla circonferenza del seno in caso di donne e torace in caso di uomini e bambini. Infatti qui ho la bellezza di 39 cm. Mi mancano esattamente 3 cm per arrivare a 42 cm, che sarebbe la metà della circonferenza del mio seno, che è 84. Insomma, ti starai chiedendo fino a quanto devo continuare prima di andare a chiudere il mio sprone? Fino a che non raggiungi il sottomanica, proprio come ti sto mostrando nella clip e proprio come ho fatto io. Quindi quando raggiungi il sottomanica puoi benissimo fermarti, indipendentemente se hai raggiunto o meno la circonferenza seno-torace. Per cui una volta raggiunto il sottomanica possiamo procedere con la seconda parte di questo tutorial. Io per l'ultima riga ho lavorato il mezzo punto, per cui adesso mi tocca lavorare il punto basso. Indipendentemente da quale punto vi ritrovate, io vi consiglio in ogni caso di seguire il tutorial e quindi di lavorare anche voi la riga a punto basso. Uno dei motivi fondamentali è per semplificare la vita ai principianti, giusto per rendere ancora più semplice il progetto. Faccio una catenella e intanto vado a lavorarmi i mezzi punti che mi ritrovo su una delle 2 zone della parte davanti. Terzo, quarto, quinto, 23, 24, 25. Faccio un punto basso anche nella catenella di separazione dell'aumento sottostante per un totale di 26. Adesso dobbiamo andare a congiungere questa zona. Apro il mio lavoro così. Devo andarmi a congiungere esattamente nell'altro angolo. Basterebbe andare a lavorare il punto basso nella catenella di separazione e poi procedere con i punti bassi sulla parte dietro del nostro cardigan. Ma come vi dicevo prima, sì, io più o meno ho raggiunto la circonferenza del mio giromanica, no? Ma non ho raggiunto la circonferenza del mio seno. Mettiamo caso che tu hai una circonferenza torace, faccio un esempio su un uomo, da 100, no? Dovresti avere 50 cm da una parte e 50 cm dall'altra parte, ma come me ti ritrovi ad avere 39 cm. Per arrivare a 50 ti mancano 11 cm. Quindi cosa dovresti fare? Dovresti aggiungere 11 cm di catenelle che dovrai andare a suddividere sia sul lato che sull'altro lato, più che suddividere, aggiungere. Come fare? Disfo un attimino il mio lavoro e dopo che hai fatto il punto basso aggiungi sul lato 5 cm di catenelle, vanno bene anche 10 cm, un centimetro in più o in meno non cambia assolutamente il progetto. Quindi vado a fare 1, 2, 3, 4,
5, per esempio 5 catenelle. Quanto mi sviluppano 5 catenelle con questo filato? Perché dovete andare a fare anche questa prova, sono 4 centimetri. Io vi suggerisco di andarvi a calcolare non solo le catenelle che andate a lavorare, ma anche il punto basso stesso, perché come notate, se io vado a misurarmi anche il punto basso sono a 5 centimetri, per cui io farei una cosa: toglierei una catenella per un totale di 4, perché una volta che mi vado a collegare nella catenella dell'altro angolo, grazie al punto basso aumento sempre di mezzo centimetro. Voi dovete poi andare a fare questo lavoro e vi andate a misurare da un punto basso all'altro punto basso. Sono all'incirca 5 centimetri, vedete, guardate, 1, 2, 5 centimetri. Cosa vi suggerisco con questo esempio? Cosa vi voglio dire? O comunque cosa voglio dire a colui o colei che deve raggiungere 100 di circonferenza? Che piuttosto che avviare 5 centimetri di catenelle, avviatene almeno 3 centimetri, perché poi quei 2 centimetri li andate a recuperare con il punto basso lavorato su un angolo e sull'altro. Perché vi suggerisco questo? Perché una volta che poi andiamo a lavorare il tutto e andiamo a provare il capo, il vostro giromanica risulterà molto molto ampio, bello largo, e poi lì bisognerebbe andare a fare qualche riga di diminuzione in più per ovviare a questo discorso, no? Pensiamoci fin da subito, quindi andiamoci a ricavare quei centimetri che ci mancano fin da subito, piuttosto che eliminarli durante il terzo step. Spero che tutto sia chiaro. Anche qui, per qualche dubbio, qualche informazione, scrivetemi pure un commento. Invece, se tutto è chiaro, scrivimelo pure. Mi fa anche piacere leggere il commentino, no? Sì, tutto chiaro, hai spiegato bene. Così anch'io capisco se il metodo con cui vi spiego le cose è corretto o se devo migliorarlo. Questo lavoro lo ripeterai anche qui. Un'altra cosa, se avessi fatto il punto alto, no? Avessi lavorato il punto alto, anche nella catenella dell'angolo avrei fatto il punto alto più il punto alto dall'altra parte. Guardate, se vi va comunque lo potete fare, tanto ve lo sto pure spiegando, quindi a voi la scelta. Andando a lavorare i punti alti, guardate come lo spazio si allarga, acquisiamo ancora più centimetri piuttosto che fare 3-4 catenelle. In questo caso, se io avessi lavorato la riga a punto alto, senza fare alcuna catenella ma solo con i 2 punti alti dell'angolo, avrei acquisito la bellezza di 4 centimetri. Nel caso per esempio di una circonferenza torace seno 100, mi sarebbe bastato aggiungere una sola catenella più i punti alti. Spero che tutto sia chiaro, ma credo di sì, non fa una piega il discorso. Bene, penso di non dover aggiungere altro perché vi ho davvero spiegato tutto. Vi ho detto anche cose dove non ero magari tenuta a farlo, però io voglio che come prima volta voi non vi sbagliate e facciate tutto correttamente passo passo. Allora, io farei una catenella, punto basso, catenella e punto basso lì. Raggiungendo così quanti centimetri? Fate sempre delle prove. 2 centimetri. Fatto questo, vado a lavorarmi un punto basso in ciascun punto sottostante su tutta la parte dietro del mio cardigan. Per parte dietro io intendo questa. Intanto mi lavoro i miei punti bassi su questa zona e ci rivediamo direttamente sul terzo angolo, così andiamo a chiuderci anche lì il nostro giromanica. Sono già al terzo angolo, punto basso sull'ultimo mezzo punto, un punto basso nella catenella di separazione, una catenella per raggiungere la mia circonferenza seno e poi ci andiamo a congiungere qui, punto basso, e voilà. Ora termino questi 25 punti, mi pare che sono, è molto importante, cosa che devi fare anche tu prima di procedere con le righe successive, è quello di provare il tuo capo e vedere se tutto va bene, proprio come farò io. Per questa zona non preoccupatevi perché andremo a colmare questo vuoto sulla parte davanti, successivamente quasi alla fine, quando andremo a rifinire tutto il cardigan. Io sono sicura che vada tutto bene perché comunque parlo per esperienza. Non è il primo capo top down che faccio, ma anche con la tecnica a pannello lo stesso, quindi so per certo, non per presunzione, che la catenella aggiunta vada più che bene, però io vi mostrerò tutto lo stesso e anche voi, mi raccomando, provate il capo su voi stessi o sulla persona su cui avete fatto prova, perché non è detto che realizziate questo capo per voi, potreste realizzarlo anche per i vostri nipoti, figli, figlie, insomma, come avete visto dopo aver provato
lavorato il capo, una catenella sia da una parte che dall'altra parte per me vanno più che bene. Posso procedere con il mio lavoro. Vediamo come continuare. Vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi e intanto vado a lavorarmi un punto alto in ciascun punto sottostante. Qui per esempio, visto che andiamo a lavorare un punto in ciascun punto, non ci sono più aumenti, quindi il numero di punti che abbiamo al di sotto rimane invariato, possiamo sperimentare con qualche punto di lavorazione che più ci piace. Possiamo sempre continuare con punti basici, possiamo lavorare il punto rete, il punto alto incrociato, possiamo andare a lavorare dei ventaglietti, insomma ci possiamo davvero sbizzarrire. Io per questo progetto comunque continuo a fare una cosa semplice, come mi avete suggerito su Instagram. Un punto basso nell'ultimo punto basso, lavorato nell'angolo se vi ricordate, e poi qui abbiamo la catenella, la andiamo a lavorare ovviamente, quindi prendo il filo, entro nella catenella, volendo potremmo entrare prendendo tutta la catenella, bisogna allargarla un attimino, ma sì, io ci entro e la prendo tutta, ma potete prendere anche metà catenella, è che io sono una pignola da fare paura, quindi punto alto per non dire un'altra cosa. Dai, scherzi a parte, continuiamo, punto alto sul punto basso dopo, ecco qui, guardate, avete visto che è stato facile facile? Quindi continuo a punto alto su tutta la zona dietro, poi quando arrivo nuovamente qui vado a lavorare alla catenella, termino la riga e si riparte. Vabbè, facciamo una cosa, intanto io mi lavoro la parte dietro, ci vediamo all'altro giro manica così vi mostro un'altra volta e poi davvero possiamo procedere da soli. Punto alto sull'ultimo punto basso, punto alto sulla catenella, anche qui ormai entro prendendo entrambe le asole, ok, bene, e punto alto sul punto successivo. E quindi concludo la mia riga. Sto per terminare la prima cake, 190 metri, 200 grammi se non erro, eccolo qui il gomitolo perché manco mi ricordo. 100 grammi, 190 metri, quindi con i primi 100 grammi ho realizzato la parte superiore. Ora qui possiamo adottare un piccolo trucchetto, il filo è finito, allungate l'asola, entrate nelle 2 asole del punto alto, così, credo di avervelo mostrato col punto basso, ma si può fare anche col punto alto. Prendete il nuovo filo per evitare di fare nodi. Fate in questo modo, prendete il filo della seconda colorazione e andate a lavorare il punto alto. Tiro la coda del blu, così stringo tutte le asole e chiudo. E voilà, quindi prendo il verdino e lo tiro. Questi 2 filati me li vado a lavorare mentre lavoro i punti alti. Ok, avete visto? Nello stesso tempo vi ho mostrato anche come congiungere 2 gomitoli. Ma che volete di più, amiche ed amici? Qui tutorial completi su Momiss. Sì, sarà un tutorial un po' lunghetto, però dai, vi sto mostrando tutto, senza tagli, senza nulla, quindi abbiate pazienza e seguite il tutorial passo passo. E pensate anche a quanta pazienza ho io, perché sto montando questo video e sono davanti a questo computer da ore e ore, però dai, è ciò che mi piace e lo faccio con piacere. E a tal proposito, se ti va di supportarmi ulteriormente, è il momento per farlo, anche con un super grazie o mettendo hype a questo video. E tra l'altro aggiungerei anche in maniera del tutto free, gratuita, che non è da poco, non è scontato, Eccolo qui il mio lavoro, molto bello, verrà un bellissimo cardigan, semplice ma bello, ed effetto direi con tutte queste colorazioni. Eccolo qui, avete visto che è stato facile facile? Ora terminata la riga a punto alto, come vi anticipavo prima, farò la riga a mezzo punto e poi quella a punto basso e così via, finché non sarai proprio tu a stabilirlo, a deciderlo in base sia ai tuoi gusti, in base a quello che vuoi realizzare. Bene amiche ed amici, parte del lavoro quasi completato. Ho fatto un totale di 29 righe che corrispondono più o meno a 24
centimetri. Tutto il mio cardigan, a partire proprio dalla spalla fino all'ultima riga, misura 44-45 centimetri. È chiaro che puoi personalizzare il tuo progetto, puoi farlo più corto, tipo bolero coprispalle, ti fermi molto prima, oppure potresti farlo ancora più lungo, andando semplicemente avanti con le righe di andata e di ritorno. In ogni caso acquisirò qualche centimetro sulla zona inferiore, perché successivamente, dopo aver realizzato la seconda manica, andrò a rifinire tutto il mio cardigan e nello stesso tempo andrò a colmare quel vuoto sulla parte davanti, come vi dicevo prima. Nello stesso tempo, lo state anche vedendo, ho realizzato anche la prima manica, mi sono portata avanti con il lavoro. State notando sicuramente un'altra variante di colore, e sì, ho utilizzato un altro filato che ha la stessa composizione della cake utilizzata e lo stesso spessore. Perché l'ho utilizzata? Semplicemente perché con 3 gomitoli di cotton cake non sarei riuscita a terminare il mio progetto, quindi ho optato per un filato neutro che si sposasse facilmente con tutte le tonalità della cake utilizzata, e devo dire che questo panna ci sta davvero molto bene. Per la realizzazione della manica puoi fare in questo modo: vai a misurare, no? Io mi fermerò a 16 cm, so a grandi linee che comunque dovrò diminuire questi punti che si trovano qui, ma poi vediamo se tutto coincide. Inizio subito con la lavorazione della manica. Partirò esattamente dalla parte dietro del mio cardigan. Vado a fare un cappio per comodità. Siccome qui avevo terminato con l'ultimo giro a mezzo punto, inizierò con il giro a punto basso. Mi inserisco direttamente nel punto che avevo marcato e vado a fare un punto basso. Intanto il marker lo riprendo, dopo vi spiego perché, lo rimetto, e intanto vado a lavorarmi i miei punti bassi finché non arrivo al sottomanica, alla zona dell'ascella per intenderci, perché lì, come vi dicevo prima, farò delle diminuzioni. Sono dall'altra parte, il marker lo posso anche togliere, per adesso non mi serve, perché intanto vado a lavorare gli ultimi 2 mezzi punti prima della catenella di separazione dello sprone, no? L'aumento. Quindi faccio il penultimo e l'ultimo punto basso. Qui sulla zona del sottomanica vado a fare una diminuzione andando a prendere lo spazio della catenella, la catenella che avevo aggiunto e l'altro spazio, quindi andrò a chiudere insieme 3 punti. 3 punti diventeranno un punto. Se tu per esempio hai aggiunto 3 catenelle, puoi benissimo prendere sempre gli stessi punti, quindi i 2 angoli più le 3 catenelle, e vai a fare una diminuzione di 5 punti, non cambia nulla. Per fare la diminuzione entro intanto nell'angolo, prendo il filo, entro nella catenella che avevo aggiunto prima e prendo il filo, e poi entro nell'altro angolo e prendo il filo. Ho 4 asole sull'uncinetto, riprendo il filo, chiudo tutto e ho fatto una diminuzione. Fatto questo, vado avanti andando a lavorare gli ultimi punti che mi rimangono prima di terminare il giro. Mi rimangono 1-2 punti, per cui entro nel primo, faccio un punto basso, entro nel secondo e faccio un punto basso. Adesso noi dovremmo andare a chiudere il giro e poi ripartire, no? Quindi ci dovremmo inserire nel primo punto basso, chiudere, poi alzarci a punto alto, in questo caso per rispettare la sequenza di punti, e così via. Così facendo, ad ogni giro ci sarebbe la maglia antiestetica di fine, inizio e giro. Per avere un lavoro molto pulito non andremo a chiudere il giro e lavoreremo in tondo. Sì, lavoreremo in tondo, anche se andremo a lavorare il punto alto e il mezzo punto. È abbastanza semplice. Prendo il filo e vado direttamente a lavorare un punto alto nel primo punto basso. Quindi chiudo le prime 2 e le altre 2. Questo è il primo punto del giro numero 2 che riguarda la manica. Lo vado a segnare. Una volta fatto il primo punto, continuiamo per il secondo, per il terzo, per il quarto e così via finché non terminiamo il giro. Quando arriviamo al termine, quasi, sempre sul sottomanica andremo a fare un'ulteriore diminuzione di 3 punti. Sono quasi al termine del giro. Allora, dove fermarsi?
bisogna prendere come riferimento sempre la diminuzione centrale. Poi prendiamo un punto a destra e un punto a sinistra, o viceversa nel caso dei mancini. In questo caso qui ho la diminuzione, quindi andrò a lavorare 1, 2 e 3 punti insieme, per cui prendo il filo e faccio la diminuzione con i punti alti. Esco fuori, chiudo solo le prime due. Riprendo il filo, entro nella diminuzione, esco fuori, riprendo il filo, chiudo le prime due asole e ripeto per l'ultima volta nel punto successivo. Prendo il filo e chiudo le altre due. Ho 4 asole sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo tutto. Quindi anche in questo caso ho eliminato 2 punti su 3. Mi rimane un punto da lavorare prima di terminare il giro, quindi vado a lavorarmi il punto alto e poi dovrei andare a chiudere, ma come vi dicevo prima proseguiamo in tondo. Qui ho il primo punto e so che nel giro successivo andrò non solo a lavorare qui, ma andrò a lavorare il mezzo punto per mantenere la sequenza che ho adottato fin dall'inizio. Quindi prendo il filo, esco e chiudo le prime 3. Per comodità, giusto per non confondersi, andiamo a segnare il primo punto e quindi continuo, vado a lavorare un mezzo punto in ciascun punto sottostante finché non arrivo anche qui alla fine del giro, dove so che dovrò andare a fare nel mio caso l'ultima diminuzione, per cui prenderò 1, 2, 3, li chiuderò insieme, ma lo facciamo insieme dopo. Dopo che faccio questa diminuzione avrò un totale di 49 punti, che nel mio caso corrispondono a 16 cm, quindi ad una circonferenza da 32. Ovviamente io so tutto questo in anticipo perché già la prima manica l'ho fatta. Ok, anche qui sono al termine del giro, nel frattempo si è anche cambiato il colore perché sto utilizzando, vi ricordo, una cake. 1, 2, 3, vado a prendere il filo e faccio la diminuzione di mezzi punti, esco fuori, riprendo il filo, entro nella diminuzione ed esco fuori. Qui non chiudo le due asole come il punto alto, riprendo il filo, entro nell'ultimo punto ed esco fuori, 2, 4, 6, 7 asole, prendo il filo e chiudo tutto. Ho fatto la mia ultima diminuzione. Qui ho il primo punto, mi basterà continuare. Dopo il mezzo punto vado a fare il giro a punto basso, quindi direttamente da qui entro nel primo punto e chiudo punto basso. Mettiamo il marcapunti, mi raccomando, così non avete difficoltà, e proseguo. Da questo giro in poi ovviamente non farò più diminuzioni perché ho raggiunto i miei 16-32 cm di circonferenza braccio, fino a quanto continuare finché non raggiungiamo la zona del polso, come nel mio caso. In totale le mie due maniche misurano 44 cm. Ho fatto un totale di 53 righe, ovviamente alternando sempre il punto basso, il mezzo punto ed il punto alto. Ho terminato la manica con 5 giri a punto basso e un giro a punto bassissimo, giusto che col tempo non si slabiri questa zona sia su una manica che sull'altra manica, completato così col giro di rifinitura a punto bassissimo in maniera molto morbida. Mi raccomando, mano molto morbida durante questo passaggio, non facciamo troppa tensione sui punti bassissimi, altrimenti stringiamo la nostra manica. Adesso ci occupiamo della rifinitura. Ovviamente devo andare a rifinire tutta la zona dello scollo, i due lati davanti del mio cardigan e a che ci sono anche la parte inferiore, così lo allungo un po'. Vorrei fare un totale di 5 giri a punto basso, anche qui senza mai chiudere il giro. Per facilitare questo passaggio, questo compito ai principianti, soprattutto sulla zona irregolare, andiamo ad utilizzare un trucchetto che già vi ho mostrato tantissime volte e che vi voglio mostrare ancora una volta, magari qualcuno è nuovo e se l'è perso. Prima di andare a rifinire a punto basso, agganciarci nuovamente col filato, andiamo a fare una riga a punto bassissimo, proprio come ho fatto su questa zona qui. Un punto bassissimo per ciascuna riga, indipendentemente se abbiamo la riga a punto alto, a mezzo punto o a punto basso. Riprendo quel che mi è rimasto della variante in panna, ma fortunatamente ho un secondo gomitolo per cui continuerò il mio lavoro tranquillamente. Vado a fare un cappio per comodità, mi inserisco esattamente nel primo punto basso dell'ultima riga, tiro fuori il cappio e direttamente da qui passo alla riga numero 2, che in questo caso è a mezzo punto, per cui senza fare troppa fatica entro nella riga a mezzo punto, prendo il filo e chiudo a punto bassissimo.
Riga successiva a punto alto, stessa cosa, entro in questo spazio e faccio un punto bassissimo, mano molto morbida. Se tendenzialmente lavorate con una mano stretta, quindi fate troppa tensione sul filo, passate all'uncinetto più grande o di mezzo o di un punto. In questo modo non andate a tirare troppo, altrimenti il lavoro si arriccia. Riga successiva, entro, punto bassissimo. Riga successiva, entro nello spazio e chiudo. Riga successiva, ripeto. Ora, visto che io ho già fatto il lavoro dall'altra parte, devo avere un totale di 47 punti bassissimi, quindi cerchiamo di avere lo stesso numero di punti bassissimi sia su questo lato che sull'altro lato. E 47esimo punto bassissimo, ultimo. Ora, fatto questo, possiamo fare una catenella di sicurezza e possiamo staccare il filo. Questo sarà il risultato. Ho fatto il lavoro su questo lato, lo ripetiamo dall'altra parte e poi possiamo procedere con la nostra rifinitura. Possiamo partire un po' da dove vogliamo e parto dalla zona inferiore. Facciamo sempre un cappio che teniamo sull'uncinetto. Prendiamo anche un marcapunti per segnare il primo punto di ogni giro. Mi inserisco in un punto qualsiasi, anche qui. Inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Ultimo punto basso nell'ultimo punto. Qui aggiungo una catenella, un punto basso sempre nell'ultimo punto. Perché facilito il compito alle principianti con questa tecnica? Perché piuttosto che lavorare attraverso i punti alti, mezzi punti e punti bassi, non si sa mai, soprattutto se si è principianti, dove puntare l'uncinetto e quale punto prendere, entriamo direttamente nelle metà asole delle catenelle e poi esteticamente è anche più bello e molto più rifinito. Dal primo punto bassissimo andiamo a lavorare prendendo la metà asola, prendiamo anche i fili dietro, andiamo a fare un punto basso, passiamo alla metà catenella successiva e lavoriamo un punto basso, metà catenella successiva, un punto basso. E per tutti i punti bassissimi che ho al di sotto continuerò proprio in questo modo, lavorando un punto basso in ciascuna metà catenella o punto bassissimo fatto precedentemente. Ecco qui il risultato. Guardate, molto carino a vedersi. Vado a lavorare gli ultimi due punti, quindi 1 e 2. Questa è la catenella di sicurezza, non la conto, quindi vado direttamente nel primo punto, quindi nella prima catenella avviata per il top down, se vi ricordate, faccio un punto basso, una catenella e un punto basso nella stessa catenella. Adesso per ciascuna catenella al di sotto vado a lavorare semplicemente un punto basso. Mi lavoro anche le code dietro così le nascondo subito. Avete visto? È stato semplice rifinire quella zona irregolare.
Qui invece sulla zona dello scollo è semplicissimo, dobbiamo continuare così su tutte le catenelle. Quando incontriamo invece l'angolo, no? La suddivisione che abbiamo fatto all'inizio, dobbiamo continuare sempre allo stesso modo, un punto basso in questa catenella e un punto basso qui, perché qui nelle catenelle non abbiamo catenelle in più, abbiamo aggiunto la catenella al contrario per ingrandire il nostro sprone, per cui continuiamo semplicemente in questo modo. Ci vediamo direttamente alla fine di tutte le catenelle che riguardano lo scollo, così vi mostro un'altra volta come continuare per questo primissimo giro. Che meraviglia, guarda come inizia a prendere forma tutto. È come con il primo giro punto basso questa zona irregolare si raddrizza. Devo lavorare gli ultimi 2 punti o catenelle, 1 e qui ho l'ultimo dove ho iniziato con il punto bassissimo. Qui faccio un punto basso, una catenella e un punto basso, proprio come abbiamo fatto prima sulla zona inferiore. Andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna metà catenella al di sotto in maniera molto morbida. Non ve l'avevo detto prima, però può darsi che nel vostro caso o nel caso di qualcuno di voi un punto basso per ciascuna metà catenella non basti, quindi occorrono magari o 2 punti bassi per metà catenella o addirittura alternare un punto basso e un aumento, quindi 2 punti nello stesso. Se avete troppi punti uno sull'altro, allora state lavorando troppi punti. Se invece i punti tendono a tirare troppo, come in questo caso perché io lo sto forzando, allora occorrono più punti, qualche punto in più. Nel mio caso invece, guardate, lavorazione, sembra tutto stabile, proprio come dall'altra parte. Insomma, dovete avere lo stesso risultato. Sono al termine, penultimo punto basso, ultimo punto basso. Quando arrivo qui entro direttamente nel primo punto basso della zona inferiore, mi lavoro ovviamente la coda dietro, faccio un punto basso, una catenella e un punto basso, non potete sbagliarvi, e da qui si riparte lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante della zona inferiore del cardigan. Qui è tutto ancora più semplice, ma in ogni caso in generale avete visto è stato semplicissimo. Guardate qui il risultato, davvero spettacolare, cioè guardate la rifinitura, sembra, non lo so, fatto a macchina, con la macchina per cucire, ecco, tipo un bordino, non so, aggiunto in un secondo momento. Molto molto bello. Io direi di continuare così per tutta la zona inferiore. Ci vediamo alla fine, così vi mostro come continuare, poi vi mostro un'altra volta come procedere per il giro numero 2, perché vi devo mostrare come fare negli angoli. Questo è il primo di 4 perché abbiamo 4 angoli da andare a lavorare, e poi possiamo procedere davvero da soli per il numero di giri che desideriamo. Sono al termine del primo giro, ultimo punto. Non vado a chiudere con punto bassissimo, ma entro nel primo punto basso e faccio un punto basso. Questo lo segno con il marker, così so che è il primo punto del secondo giro, e continuo a punto basso. Ultimo punto basso prima della catenella dell'angolo, entro nella catenella dell'angolo e qui faccio un punto basso, una catenella, un punto basso, e adesso inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto. Ma in realtà ti parla la Momi mentre sta editando questo tutorial. Durante questo secondo giro un punto basso in ciascun punto sulla parte solo davanti, sia di un lato che del lato opposto, non bastava, quindi ho disfatto il lavoro e ho alternato un punto basso, un aumento in ciascun punto. Quando arrivo al secondo angolo dello scollo, anche nella catenella entro e faccio un punto basso, una catenella, un punto basso. Continuo lavorando un punto basso in ciascun punto finché non mi riporto dall'altra parte dove ho il terzo angolo. Anche qui ripeto l'aumento, proseguo punto basso, quarto angolo, aumento, e continuo finché non termino il giro e inizio il terzo.
il quarto ed il quinto. Credo che farò 5 giri a punto basso, non so, via via vi aggiorno. Vorrei arrivare a 5 centimetri di bordura, per intenderci. Comunque a vostro gusto potete fare più o meno giri. Bene amiche ed amici, progetto completato. Alla fine non ho fatto 5 giri di bordura ma ben 6 per raggiungere più o meno questo spessore da 4 centimetri. Sappiate che durante il secondo giro sulla parte davanti, no? Su questa zona e su quell'altra zona, piuttosto che lavorare un punto basso in ciascun punto, ho alternato 2 punti, un punto, 2 punti, un punto, perché la mia bordura davanti appunto necessitava di qualche punto in più, e poi dalla terza fino alla sesta ho lavorato un punto in ciascun punto. Gli angoli ovviamente invariati, quindi punto basso, catenella, punto basso, e anche sugli altri 3. Questo qui è il risultato. Dopo aver finito i 6 giri ho fatto qualche punto bassissimo e poi ho nascosto con l'asola invisibile. Lo stesso lavoro ho fatto sulle 2 maniche. Quindi vediamo adesso quanto misura il mio giacchino, il mio cardigan aperto. Dallo scollo fino alla bordura siamo a 50 cm. Lo potete personalizzare, lo potete anche chiudere. Andate ad inserire anche 4 bottoncini, e quando andate a fare la bordura sulla parte davanti, durante il terzo giro lasciate degli spazietti vuoti, quindi piuttosto che lavorare per esempio 3 punti bassi, andate a fare 3 catenelle, saltate 3 punti, a partire dal quarto fate di nuovo il punto basso e andate a creare 4 asole, quindi 4 spazietti vuoti per far passare il bottone attraverso l'asola, e così avete realizzato il vostro giacchino cardigan chiuso. Vi ricordo che per una donna i bottoni vanno cuciti a sinistra, per l'uomo viceversa. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo lunghetto video tutorial, però dai, ci stava, vi ho spiegato passo passo tutto. Anzi, se hai qualche dubbio, vorresti qualche informazione, non esitare a scrivermi un commento sotto a questo video, sarò lieta nelle mie possibilità di risponderti. Comunque spero che questo contenuto vi sia piaciuto, vi aspetto come sempre giù nei commenti per sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarlo, e mi raccomando, se lo realizzi, se impari a fare un giacchino, un cardigan insieme a me, fammelo sapere taggandomi nei tuoi contenuti social. A questo punto ti ringrazio, ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere, e se sei passato qui per caso e mi vedi per la prima volta, se ti piaccio, se ti piace ciò che faccio, iscriviti al canale, attiva la campanellina così non ti perderai i prossimi contenuti, e che ci sei, seguimi anche sui social. Alla prossima, un bacino a tutti!